Bom dia, pessoal! Bem-vindo à nossa aventura gastronômica! A gente tá aqui na cidade de Gorgonzola, a gente acabou de ver como é que é feito o gorgonzola. E agora a gente vai ver com um chefe daqui da região como é que faz o risoto de gorgonzola. Com nozes. Salve! Ciao, chef! Piacere, Benissimo, piacere. Piacere Daniela, come stai? Voi come state? Benissimo. Benissimo. Faremo il risotto con la gorgonzola e le noci. Ho portato le noci intere così avete anche il compitino di romperle e tirar fuori i gherini. Bene. Questo il riso si usa il carnaroli. Il carnaroli è il tipo di riso che viene utilizzato principalmente per fare risotti, che è un chicco abbastanza grosso che poi tiene bene la cottura. Ah, bisogna essere un grano un po' più Un pochettino più grosso. Sì, ma c'è carnaroli o riso Roma. Noi lo faremo classico con anche un po' di cipolla, gorgonzola. No. Siccome non lo useremo tutto, poi lo assaggiate. L'avete già assaggiato? Questo è il gorgonzola. Che bella morbida, no? Sì, beh, infatti ci sono due tipi di gorgonzola, dolce che è questo, oppure lo stagionato, il classico che è piccante. Ci vuole olio, burro per fare il risotto, questo si usa anche quando alla fine si manteca il tutto. Allora, io taglierò la cipolla, voi vi do il compitino di aprire le noci e poi le taglieremo a pezzettini, le metteremo sopra al risotto quando sarà cotto. Bene. La panna in risotto mai? No, assolutamente, non si mette mai da nessuna parte. No, perché c'è qualcuno brasiliano che fa così. Ma lascialo fare a loro, non è roba italiana. È un trucco perché appiattisce tutti i sapori e poi sono tutti uguali. Invece se non metti la panna senti il vero sapore di quello che stai mangiando. Meter nata no risoto, nem pensar aqui na Itália, hein? Legal que eles cozinham assim, cortando na própria panela, né, É, Vi? isso a gente já viu no Piemonte e aqui também. Un po' di olio e burro. Você mette l'olio insieme per non bruciare il burro. Esatto. Io avevo a casa questa padella che utilizzo sempre per fare risotti. Per fare risotto più larga è, meglio è, perché il problema è cuocere bene il riso, farlo tostare bene, perché appunto una volta tostato bene trattiene gli amidi che poi li lascia andare piano piano, è quello che rende cremoso il risotto, non la panna. E agora vem aquele cheirinho bom de cebola refogando. Adesso il problema principale è non fare bruciare la cipolla, per cui adesso aggiungiamo subito il riso, quindi facciamo circa mezzo chilo. E c'è una misura per persone o no? Sì. La misura normale è 80 grammi a testa, per i mangioni 100 grammi e anche di più. Minimo è 80 grammi. Italiano 80 gramas, brasileiro umas 60 eu acho que dá ponto. Quanto è brasiliano? 60, perché qui si mangia tanto. Un po' meno Brasile. Ah sì? Ma adesso non si mangia più tanto, adesso anche da noi ci siamo abituati a mangiare un primo, un antipasto, un primo, eventualmente un dolce, o se no un secondo. Allora che adesso prova a sentire. Scotta? Sì, ancora no, ancora un pochino. Quando questo è bello caldo, il riso, vedi che intanto anche la cipolla non è bruciata. Sì. Perché il problema è proprio quello, se tu tardi a mettere il riso
la cipolla brucia, diventa scura, a parte che non è bella da vedere ma lascia anche un po' di amaro. Questo qui direi, sì, perfetto, adesso provo a sentire. Ah sì, adesso. Adesso sfumiamo con il vino. Meno male che... Senti che profumo. Senti che profumo. Ecco, adesso abbiamo cominciato a fare il risotto in pratica. Per sapere bisogna mettere la mano e vedere se brucia o non brucia la mano. Sì, perfetto, se no, cioè se vuole fare però un buon risotto devi assolutamente sentire se è bello caldo, anche perché così sfuma bene il vino e appunto l'amido riesce a uscire bene. La mia abitudine è aggiungere il brodo quanto serve per tenerlo sempre bagnato. Perché così l'amido va lavorando. Sì, così rilascia piano piano. Di solito ci vogliono dai 12 ai 15 minuti, però adesso sono un paio di minuti che va, lo facciamo andare fino a 10 minuti e poi lo assaggiamo. Non ci sono tempi fissi perché dipende dalla fiamma. E questo bisogna essere sempre caldo, non si può essere freddo perché sennò ferma la... Ti blocca la cottura e quindi devi ricominciare, non dico ricominciare da capo, però diventa molto più lunga e anche il chicco soffre. Gente, fui trocar a bateria, mas o cheiro que tá lá, o profumo é buonissimo. Massimo, parlava della Guarda, vedi... sagra del Gorgonzola. Infinity Blue è il nostro spazio di slow food che abbiamo durante la saga del Gorgonzola, qui che si fa Gorgonzola a settembre, cos'è la terza domenica, Angelo? La terza domenica di settembre, per cui vi aspettiamo. E perché il blu? Il blu è perché il formaggio... Il blu sono queste venature qui, vedi? Il blu, Infinity Blue, perché non sono mai uguali, sono sempre diversi. E você lembra como é que é o nome do gorgonzola que não é gorgonzola, que não é DOP? Erborito. Erborinato. Erborinato. Erborino in dialetto nostro vuol dire prezzemolo. Ah, prezzemolo. E infatti prezzemolo sembrano prezzemoli quelli. E questo brodo c'è qualcosa speciale? Verdura. Carote, sedano, cipolla, messo anche il porro. E è buono che si può fare con le verdure che sono avanti anche. Sì, anche. Non bisogna prendere tutte nuove. Anche se non è perfetta come verdura fa niente, va bene lo stesso. Quello che facciamo tante volte è prendere le cose che non usiamo. Si mette in un pacchetto, si mette in frigo. Sì. E dopo quando vai a fare il brodo, prendi quel pacchetto e fai il brodo. Infatti, così non butti via niente. Non butta via niente. Anche la parte rossa della cipolla, la parte esterna, se lavata, no? ti dà un colore dorato al brodo che è fantastico. Non deve mettere troppa acqua, è poca. Poca, finché non l'assorbe tutta, o quasi tutta, poi aggiungi man mano. E il gorgonzola solo al finale si mette. Tra poco lo mettiamo che così si amalgama bene perché un po' si deve sciogliere. E tutto il buono cuoco d'Italia si chiama Massimo. Il miglior cuoco italiano si chiama Massimo, ma è bottura. O que vai pra panela, Vi? Gorgonzola. Perché questo pezzettino qua va. E questo dopo ce lo assaggiamo. Questo qui devo riuscire a farlo sciogliere, che questa è proprio la muffa che si è creata, che è la cosa più saporita ovviamente la muffa. Vedi che comincia a essere cremoso senza panna. Abbiamo provato a aggiungere delle noci, dà quel gusto, quel croccante magari che un risotto cremoso non ti dà, quello lì ti dà un po' di sprint. E assim vai, provando, né, Vi? Comida, cozinha tem que provar. No restaurante, em casa, tem que provar. Por mais que você seja um cozinheiro de 30 anos, às vezes o sal pode ser diferente, às vezes a panela é diferente, às vezes a água vem numa temperatura diferente. Oh. E se você não provar, você não sabe. Vinicius, prova a assaggiare? Tieni. Quasi. Buonissimo. Buonissimo, ma il vetro... Anche il sale o buono? Ti va bene così? Secondo me manca un po' di sale. Un po' di sale, per me anche.
E a gente tem 2 auxiliares aqui. Sous-chef. Angelo e Claudio. Sous-chef. E il sale? Perché qui in Italia si usa il sale grosso, il sale fino? Dunque, io uso il sale grosso quando cucino, perché secondo me si riesce a dosare meglio e poi è leggermente meno salato di quello fino, secondo me. Ah, credo. E il sale fino invece lo uso solo per terminare i piatti. Per fare un'insalata, Sì. per fare buonissimo. Vai. Perfetto. Como é que tá o ponto? È o ponto al dente. Perché qui in Italia si mangia al dente. La pasta e il riso. Mai troppo costo. Mai. Mai. Si mette ancora un po' di burro, basta perché ne abbiamo messo un po' troppo prima. E questo burro è per fare la mantecatura. Esatto. Ma la mantecatura sempre deve avere burro e formaggio? Sempre. Sempre, puoi farlo anche con l'olio, ma il formaggio non può mancare, a meno che non siano risotti di pesce o di funghi, perché secondo me non c'entrano niente. Non c'entra niente. Il formaggio non ci vuole, puoi mettere un po' di burro, ma il formaggio mai col pesce. Então ali no final, né, Vi, ele colocou um pouco de manteiga e colocou um... Parmigiano reggiano. E deu uma... E finalizou, andiamo. Adesso aggiungiamo un po' di brodo per renderlo un po' più fluido. Capito, perché qui è un po' denso. Sì. Questa è una buona idea anche quando si fa troppo, no? Per una... Sì. Come la sagra, credo si... Sì, infatti, la sagra. perché i primi sono giusti. Lascialo poi. Di solito poi questo qui si dovrebbe mettere su un piatto piano, che poi lo agiti un po', diventa così. Bello piatto. E poi... Buon appetito. O perfume já é perfeito. E é muito bom, porque você sente o grão do arroz, assim. Não é aquele arroz molengo. Você sente, você tem mordida na hora que você come, não é uma coisa que... Não tenho dúvida que isso tá bom. Agora o pessoal tá com água na boca aí, né? Imagino eu. Ah, toque do chefe aqui. E questo si può chiamare anche bruschetta, o no? Sì. È fatto una bruschetta. Receita de risoto de gorgonzola, direto de gorgonzola. Muito fácil, né, Vi? É fácil, mas tem os seus segredos, né? Vocês viram que tem que cuidar bastante na hora de botar a cebola, não queimar. Tem que colocar o arroz antes, colocar o vinho branco, deixar evaporar, colocar o caldo de legumes, de pouco em pouco, não colocar tudo de uma vez e deixar trabalhar o amido, né? E não pode colocar nata. De jeito nenhum, o italiano aqui vai ficar doido. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like pra gente. Deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida. E se inscreve no canal, balança o sininho, dá um joinha e tudo isso daí. E a gente se vê no próximo vídeo.